tema della serata è le My Energy Bars e la sorpresa. Non sapevo se fare o non fare questa diretta perché diciamo che la sorpresa vuole terminare il ciclo che abbiamo dedicato alle emozioni. E secondo me la sorpresa non è propriamente un'emozione, però la sorpresa va a suscitare, va a stimolare in ognuno di noi un set di emozioni diverse. Ci sono persone che amano le sorprese, in caso ovviamente di sorprese positive. Ci sono persone che invece assolutamente odiano le sorprese, quindi penso alle famose feste di compleanno a sorpresa, c'è chi assolutamente non le vorrebbe mai. Le sorprese possono essere ovviamente positive o negative. Cosa si intende per sorpresa? Per sorpresa si intende un evento che per noi è inaspettato. Cosa succede quando ci succede qualcosa che è inaspettato? Vuol dire che in quel momento noi non siamo preparati ad affrontare quella situazione. Più noi abbiamo sviluppato una neuroplasticità, più riusciamo a resettarci velocemente di fronte alla sorpresa. E vedremo stasera come ci possono aiutare le My Energy Bars in questo processo. Tendenzialmente ogni cambio di schema crea in noi uno stato di discomfort. Perché? Perché è proprio come se, anzi non come se, il nostro cervello si deve resettare. E cosa vuol dire da un punto di vista energetico? Vuol dire che il nostro corpo deve utilizzare un certo quantitativo di energia per andare a ridefinire l'analisi della situazione. Per quello tendenzialmente le persone sono molto abitudinarie, perché all'interno dell'abitudine il consumo di energia è minore. Quindi l'unico modo che noi abbiamo per apprezzare le sorprese, ma soprattutto reagire velocemente di fronte a una sorpresa, è aumentare il nostro livello di energia. L'energia, io lo ripeto sempre, è il nostro ingrediente segreto, che poi tanto segreto non è, nel senso che perché noi mangiamo, perché noi dormiamo, per aumentare la nostra energia, ma è un elemento che viene spesso molto sottovalutato, nel senso che noi ci nutriamo e dormiamo per arrivare a un livello di energia minimo. Ma più aumentiamo la nostra energia, più vediamo come riusciamo a comprendere, a gestire situazioni differenti. Perché? Perché maggiore energia abbiamo nel nostro corpo, più facilmente possiamo andare a rimappare, a ricablare le nostre reti neuronali. Le reti neuronali non è che sono qualcosa così di metafisico o una metafora, cioè proprio sono dei collegamenti che avvengono nel nostro cervello e per fare questo serve energia. Per studiare, per fare anche i lavori di testa, serve molta energia. Molto spesso questo si sottovaluta, no? Perché si pensa che l'energia serva soltanto per chi fa dei lavori molto molto manuali. E veniamo alle sorprese, quindi questo in generale, per gestire al meglio una sorpresa dobbiamo avere un livello di energia elevato. Attenzione, come ci possono aiutare le My Energy Bars in questo processo? Ci possono aiutare utilizzandole quotidianamente. Il protocollo di centratura classico, 3 minuti, prendetelo proprio, affiancatelo al vostro lavaggio di denti mattutini, ok? Perché quello che fanno quei 3 minuti è proprio una sorta di pulizia delle bioresistenze che sono attive in quel momento e permette di evitare che si accumulino tensioni giornaliere inutili. È ovvio che ci vuole del tempo. Io quello che ho notato che tendenzialmente le My Energy Bars le sentono molto di più i ragazzi giovani,
Ma perché? Semplicemente perché hanno molte meno resistenze di quelle delle persone, diciamo così, più datate, che sono sempre giovani dentro, però diciamo che la vita li ha messi di fronte a tanti microtraumi o anche traumi importanti che hanno portato a cristallizzare sempre di più l'energia. Quindi la bioresistenza emotiva ed energetica parte da un microtrauma, da un trauma, e poi durante la vita immaginate proprio come delle incrostazioni che si vanno ad accumulare. Bene, queste incrostazioni che si vanno ad accumulare generano proprio col tempo un rallentamento del nostro flusso energetico, ma non solo. Quando noi abbiamo una bioresistenza attiva, per mantenerla attiva noi utilizziamo la nostra energia. Quindi quello che fanno le My Energy Bars, e io continuerò sempre a ripeterlo, l'energia ritrovata non dipende dalle My Energy Bars, non ci viene data dalle My Energy Bars, ma di fatto la microcorrente va a ripristinare la nostra energia originaria. Quindi immaginate che al vostro interno, immaginate proprio come se voi abbiate delle sfere di energia, di vostra energia, che grazie all'applicazione della microcorrente vengono dischiuse. Ed è anche per questo motivo che io dico che un utilizzo costante delle My Energy Bars porta la persona ad allinearsi maggiormente con la propria missione di vita. Perché? Perché semplicemente maggiore l'energia che abbiamo a disposizione collegata alla nostra energia primaria, maggiori sono le intuizioni che ci arrivano per prendere quelle decisioni e trovarci in quelle situazioni, incontrare quelle persone che sono in linea con il nostro percorso di vita. Faccio un passo indietro rispetto alle sorprese positive. Come dicevo, le sorprese sono amate da alcuni, odiate da altri. Tendenzialmente quando si è di fronte a una sorpresa positiva è fatta da qualcuno che vuole manifestare il proprio amore attraverso appunto una sorpresa e vuole stupire la persona. Ecco, quando noi non amiamo le sorprese positive, la domanda che dobbiamo porci è: che cosa ho paura di accettare? Perché non voglio essere stupita da un dono che mi viene fatto dall'esterno? E questo guardate che è un aspetto importantissimo, perché la nostra società, specialmente la nostra cultura molto cattolica, è molto legata al dare. Ma per poter dare bisogna imparare anche a ricevere, perché quando una persona riceve con amore e si mette in quella frequenza di gratitudine, quella frequenza di gratitudine è il regalo più bello che può essere dato a qualcuno che ti fa un dono. Tendenzialmente invece noi abbiamo un'insicurezza conscia o inconscia per cui non ci sentiamo meritevoli di ricevere un regalo o di ricevere un complimento. Quindi vi faccio anche questa domanda: quando qualcuno vi fa un complimento, voi come vi sentite? Qual è il pensiero che arriva alla vostra testa? È un grazie, che mi vedi e mi riconosci, o è no, vabbè, ma è scontato? È dovuto che io ho fatto questa cosa, ma non ho fatto niente di che. Provate a rifletterci, perché è un qualcosa che molto spesso si sottovaluta, perché meno ci si sente quasi a volte in difetto, no? Quando qualcuno ci dà un qualcosa. Invece pensate che bello quando voi fate un dono, quando voi dite un qualcosa di positivo ad un'altra persona e vedete che l'altra persona l'accoglie e non va in resistenza, è molto sottile. Vi chiedo proprio nei prossimi giorni di fare attenzione a quando qualcuno vi fa un complimento,
quando qualcuno vi vuole offrire un caffè? Come vivete quel momento? Quando qualcuno dice, dai, te lo offro io il caffè, siete con grazie o no, 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 questa volta offro io? Notatelo, perché ho iniziato a notarlo su di me ed è stata una lezione di vita, perché io ero sempre del no, 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 pago io, no, 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 no. E adesso ho imparato a dire ok, grazie, lo accetto. Perché quando un qualcosa è fatto con amore, noi accettiamo quell'amore, diventa proprio un flusso. Bene, che pratica facciamo stasera rispetto alla sorpresa? Io direi che potremmo fare un protocollo di ascolto, proprio e immaginiamo di farci una sorpresa, ovvero immaginiamo che queste sfere di luce che sono al nostro, queste sfere di energie che sono cristallizzate al nostro interno, noi oggi scegliamo e ci autorizziamo a dischiudere una di queste sfere, a farci un regalo, a regalarci della nostra energia e vediamo che succede nel mentre facciamo questa meditazione, questo protocollo. Allora, prendiamo le My Energy Bars. Il mio consiglio è quello di metterli nella posizione consigliata per il protocollo di rilassamento, quindi non tenendole in mano, ma mettendo le mani attorno alle bars in questo modo, quindi unendo sempre, potete anche tenerle più vicine. Costanza, sto vedendo, tienili più vicine, proprio questa distanza, giusto 1-2 millimetri, ok? Appoggiali sul tavolo 1-2 millimetri, perché se sono troppo larghe si fa fatica poi a tenerle. Andiamo a chiudere i polpastrelli in questo modo. Andiamo a chiudere i polpastrelli in questo modo, mi raccomando, importantissimo, tenete sempre tutti i polpastrelli chiusi, ok? Come se foste in preghiera, ma li andate ad aprire e li mettete intorno alle bars. Per chi non ha le bars può semplicemente tenere le mani in questo modo. Bene, chiudete gli occhi, fate un respiro profondo. Entrate in contatto con il vostro corpo e la vostra energia. Mantenete i piedi ben piantati sul pavimento, ponendo attenzione a non stare né sulle punte né sui talloni, ma lasciate proprio che l'energia della terra possa entrare dalla pianta dei vostri piedi. Tenete la schiena ben dritta, col collo dritto, e per fare questo spostate le scapole verso il basso. E ora immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal vostro perineo e attiva primo, secondo, terzo centro, fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla vostra fontanella e attiva terzo, secondo, primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo.
E ora concentrandovi sul primo, sul secondo e sul terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Ed un'ultima volta: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Fate un respiro profondo e ora ripetete: io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio bambino interiore. Io mi autorizzo qui ed ora a fargli un regalo. E ora immaginate o visualizzate di avere il voi bambino di fronte a voi. Potreste averlo sulle vostre cosce tenendolo in braccio o semplicemente seduto di fronte a voi che vi osserva e vi sorride. E se non riuscite a vederlo fa niente, immaginate che sia lì, di fronte a voi. Con quello stesso stupore, con quella stessa energia della mattina di Natale, quando si aspetta che sotto l'albero o vicino al presepe possa essere arrivato un regalo. E voi guardate quel bambino e gli sorridete. E ripetete: io, nome e cognome, io, Milena Battaglia, qui ed ora ho scelto di farti un regalo. Io, nome e cognome, scelgo di ripristinare la tua energia. E ora immaginate che dal vostro petto esca una sfera di colore verde brillante che potete tenere nelle vostre mani.
È una sfera che vibra di energia, un po' come quelle palle che fanno l'effetto elettrostatico. E il vostro bambino lo osserva meravigliato, stupito, sorpreso di questo dono così inusuale. E chiedete al vostro bambino di mettere con voi le mani su questa sfera. E vi rendete conto come questa sfera è collegata da un filo verde al vostro cuore e al suo cuore. E vi chiedo ora, in questo momento di scambio e di condivisione col vostro bambino, che cosa sentite? Qual è la sensazione, l'emozione che sentite? Può essere un'emozione positiva, ma potrebbe essere anche un'emozione discordante, magari comunque provate tristezza o rabbia. Quali sono i pensieri che arrivano? Chi siete voi? Voi e il vostro bambino. Chi siete? E questa sfera si fa sempre più grande, va a avvolgere completamente voi e il vostro bambino. E prendete le mani di questo bambino e siete immersi in questa sfera che vibra dell'energia più pura. Voi siete il bambino e il bambino è voi. E guardando il bambino negli occhi, ripetete: io ti vedo. E ti accolgo. E il bambino guarda voi e dice: io ti vedo e ti accolgo. Guardando il bambino ripetete: io sono, tu sei, noi siamo. Io sento, tu senti, noi sentiamo. Io creo, tu crei, noi creiamo. E ora il bambino di fronte a voi si fa sempre più piccolo fino a diventare una scintilla che entra nel vostro petto e si reintegra in voi. E quell'energia che avete donato a quel bambino
è integrata in voi, perché voi siete il bambino e voi siete il genitore amorevole che si prenderà cura di quel bambino in voi. Vi chiedo ora, se volete, di prendere le My Energy Bars in mano e facciamo un ultimo protocollo di trasformazione alchemica per entrare ulteriormente in contatto con l'energia di quel bambino. Libero l'energia cristallizzata nel mio bambino interiore e la riporto nel mio centro di potere alchemico. Lascio andare ogni attaccamento emotivo al mio bambino interiore e lascio fluire il mio sentire. Creo ordine e coerenza nel mio bambino interiore e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Mi autorizzo a stupirmi come un bambino, con la consapevolezza che ogni cambiamento è evoluzione. Fate un respiro profondo e quando volete, ognuno con i suoi tempi, riaprite gli occhi e muovete le spalle, il corpo, il collo, date proprio con le mani, toccatevi le braccia, le cosce e torniamo qui in questa terza dimensione che è pur sempre casa nostra e che dobbiamo imparare ad amare, perché ragazzi siamo qua e quindi è bello salire, ma dobbiamo imparare ad apprezzare ogni momento che viviamo in questa terza dimensione, perché se no non saremmo nati qua. Saremmo stati su qualche altro piano. Quindi è importante la sorpresa e la gratitudine veramente con tutto quello che ci circonda, ed è più semplice quando noi osserviamo i bambini, perché sono ancora molto spontanei, molto puliti, ma quel bambino è ancora dentro di noi. Quindi dobbiamo imparare ad avere lo stesso amore che abbiamo per quei bambini che incontriamo, dobbiamo iniziare ad averlo per il nostro bambino interiore, che è lì, che aspetta
e soprattutto, anche se quel bambino ha vissuto momenti molto difficili, ricordiamoci che oggi noi abbiamo tutti gli strumenti per essere un genitore amorevole per quel bambino. E questa è la parte determinante. Noi oggi possiamo prenderci cura di quel bambino. Abbiamo tutti gli strumenti e le capacità per farlo. Bene, io vi ringrazio come sempre.